Immaginiamo di camminare nella Roma antica, tra le sue maestose strade e i grandiosi edifici. Qui, davanti a noi, si erge l'Anfiteatro Flavio, comunemente noto come Colosseo. È il primo edificio interamente romano, nato dall'ingegno dei Romani che sfruttano tecniche innovative, come l'arco e la volta. Questo capolavoro soddisfa la sete di spettacoli del popolo romano, violenti e coinvolgenti. L'Anfiteatro Flavio è il più grande e integro esempio della maestosità dell'età imperiale. Vespasiano e Domiziano, imperatori della dinastia Flavia, lo costruiscono tra il 72 e l'82 d.C. Il Colosseo è enorme. Misura 188 x 156 metri e si erge fino a 50 metri di altezza. Il nome Colosseo deriva da una gigantesca statua di Nerone che, fino al Medioevo, si trovava accanto all'edificio. All'interno, la struttura è in mattoni, con lunghi setti radiali e corridoi concentrici. Gli archi e i rivestimenti esterni, invece, sono in travertino. Il prospetto, di cui oggi rimane solo la metà sul lato nord, presenta 4 livelli, con 80 arcate per piano nei primi 3 e un attico chiuso. Gli archi sono circondati da ordini architettonici, tuscanico al primo livello, ionico al secondo, corinzio al terzo e quarto. Le mensole dell'ultimo livello servono a montare i pali del velarium, un immenso telo ad anello che protegge il pubblico dal sole cocente. Nell'arena del Colosseo si svolgono spettacoli cruenti e sanguinosi. Le venationes, cacce a animali feroci. I munera, combattimenti tra gladiatori. La damnatio ad bestias, condanne capitali con belve. E persino le naumachie, battaglie navali realizzate allagando l'arena. L'inaugurazione dell'anfiteatro, avvenuta nell'80 sotto l'imperatore Tito, viene celebrata con 100 giorni di spettacoli ininterrotti. Il Colosseo resta in uso fino al 523 d.C., quando i governatori cristiani vietano gli spettacoli profani. Inizia così la decadenza. Più della metà delle pareti esterne viene smontata e le statue sono distrutte. L'arena diventa un'area di sepoltura e sulle gradinate sorgono abitazioni. Nel XIX secolo iniziano i primi restauri. Il suolo esterno viene riportato al livello originale e le abitazioni e le edicole votive sono eliminate. Le sue rovine sono talmente impressionanti che lo scrittore francese Stendhal, all'inizio dell'Ottocento, scrive ironicamente: «Il Colosseo è quanto di meglio ho visto a Roma. Questo edificio mi piace, sarà magnifico, una volta terminato».